Con questo video progetto vi vorrei far vedere un punto molto aperto e molto estivo, di conseguenza vi troverete bene. Il multiplo di questo punto è 15 più 3, però io vi farò vedere uno stratagemma, quindi non vi preoccupate. Aggiungiamo un punto, una catenella, ci alziamo con punto basso e 2 catenelle. Carichiamo l'uncinetto, andiamo a contare 1, 2, nel terzo punto di base andiamo a fare una maglia alta, una seconda maglia alta, una terza maglia alta e una quarta. Tutto in questo punto. Poi andiamo a fare 1, 2, 3, 4, 5 catenelle. Torniamo su il lavoro di base, contiamo 1, 2, 3, 4. Nel quinto punto andiamo a fare un punto basso. Poi 5 catenelle, carichiamo, contiamo 1, 2, 3, 4 e 5 e facciamo 4 maglie alte nello stesso punto. Voi quando andate a contare 5 partite sempre dall'ultima catenella lavorate e per andare avanti, quindi con l'ultima che abbiamo lavorato, cioè sarebbe questa, non la conteggiamo, e da lei in là che bisogna andare a conteggiare sempre 5 punti di base. E carichiamo l'uncinetto e conteggiamo 1, 2, 3, 4, quindi nella quinta andiamo a fare altre 4 maglie alte. 2, 3 e 4, 5 catenelle, 3, 4 e 5, poi 1, 2, 3, 4 nella quinta punto basso, 5 catenelle, carichiamo 1, 2, 3, 4 nella quinta, facciamo 4 maglie alte. Adesso carichiamo l'uncinetto, conteggiamo 1, 2, 3, 4, 5, facciamo l'altro gruppo di punti alti che sono sempre 4. Diciamo che il 4 e il 5 ce lo portiamo avanti per tutto il lavoro. Poi 5 catenelle, conteggiamo 1, 2, 3, 4 nel quinto punto, facciamo il punto basso, 5 catenelle, carichiamo l'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5 i punti alti che sono 4. Diciamo che questo modulo voi lo andate a utilizzare per tutta la necessità che avete come centimetri. Ora io avevo i 3 punti, 1, 2, 3, nel terzo punto vado a fare una maglia alta. Ho fatto apposta a mettere dei punti in più, delle catenelle in realtà, per farvi vedere una cosa, perché se voi sbagliate i conti, invece di stare a conteggiare 2 o 3 volte la catenella iniziale, che magari ne avete 200-300 punti in base al filato, andate semplicemente a disfare. Si disfa la prima catenella, si disfa la seconda e così via. Questo fino ad arrivare alla base in cui non avete necessità di disfare. Ecco, sono arrivata qui. Prima che il lavoro inizi a rovinarsi, facciamo il passaggio con il capietto e facciamo un nodino. Eccolo qua. Diciamo che questo è anche uno stratagemma quando abbiamo tante catenelle. Ora vediamo come si lavora la seconda riga. Giriamo il lavoro, partiamo con punto basso e 2 catenelle. Caricate l'uncinetto, voi ritroverete con le 4 maglie alte. Saltate 1, 2, 3, nell'ultima andate a lavorare 4 maglie alte nello stesso punto. Ora facciamo le 5 catenelle e ci chiudiamo qui sul punto basso con un altro punto basso, 5 catenelle,
e andiamo a lavorare sul modulo dove ci sono i due gruppi di maglie alte vicini. Carichiamo. Quando ci troviamo in questa situazione, noi faremo questo lavoro sempre. Andiamo a fare i punti alti per quanto riguarda il primo modulo, sempre sulla prima maglia alta, sempre, quindi sempre ad angolo. Questa è la terza e la quarta. Carichiamo l'uncinetto e quando passiamo il secondo modulo di maglia alta andiamo a lavorare sull'ultima. Quindi andiamo qui, entriamo e facciamo una maglia alta, una seconda maglia alta, la terza e la quarta. Mi ripeto più velocemente: quando incontriamo il modulo con i punti alti andiamo a lavorare sulla prima per quanto riguarda il primo modulo, sull'ultima per quanto riguarda il secondo modulo. È molto facile. Notate che qui nel primo modulo avevamo solo questo, solo il primo, ok? E dovrebbe essere finito insomma il punto qui a metà. Ok, quindi noi abbiamo lavorato sull'ultima nel modulo di base che era 4. Ora faccio le 5 catenelle, punto basso, 5 catenelle, lavoro qui in questo punto le 4 maglie alte, senza separazione vado a lavorare le altre 4 e così via. Ci ritroviamo per chiudere la riga. Siamo al punto che dobbiamo andare a chiudere la riga. Se qui abbiamo lavorato sull'ultima, perché nascondendo sarebbe stato lui, ok? Cioè lui è questo, guardando il modulo, da questa parte questo punto sarebbe questo. Cioè se io divido a metà, questo è lui, questo è lui. Quindi questa volta vado a lavorare sulla prima maglia alta. Di conseguenza, quando inizio la riga nel primo modulo, che da solo lo vado a lavorare sulla maglia alta ultima, quando finisco la riga, quando è da solo, vado a lavorare sulla prima. Carico l'uncinetto, sul punto alto vado a fare il punto alto e concluso la seconda riga. Giro il lavoro. La terza riga è uguale, identica alla seconda e alla prima, quindi dovete fare sempre punti alti dove c'è bisogno. In questo caso lui è da solo, quindi stiamo iniziando, va a lavorare, dobbiamo andare a lavorare sull'ultima. Facciamo tutti i moduli come vi ho fatto vedere. Quando andiamo a finire la terza riga lavoriamo sulla prima, ok? È la regola di prima. Ci ritroviamo per la quarta riga. Ho finito anche la terza riga. Dopo 3 righe di lavoro noi dobbiamo fare uno switch, dobbiamo scambiare di posto questa parte qui con questa parte qui. E come si fa? Ora ve lo faccio vedere. Giro il lavoro, faccio un punto basso e 5 catenelle, 1 2 3 4 e 5. Carico l'uncinetto, salto questo punto come se non ci fosse, vado qua nelle catenelle lavorate prima, quindi nella riga precedente, e vado a fare 4 punti alti. Carico, vado, vedete dove sono, vado qua nell'altro spazietto e vado a fare i miei 4 punti alti. Sono rimasta senza filo. Poi 5 catenelle, vado qui nei moduli dove c'erano i punti alti e tra di loro entro proprio nel lavoro e faccio un punto basso, poi 5 catenelle. Dopo aver fatto il punto basso, le 5 catenelle, carico l'uncinetto, mi ritrovo in questa situazione che in realtà è la situazione che mi sono ritrovata nei punti precedenti. Quindi carico l'uncinetto, vado qui nello spazietto e faccio i miei punti alti.
Ho fatto anche questo modulo, notate come si sono spostati proprio di spazio, ok? Da qui che avevamo le catenelle e i punti bassi si sono trasformati nei punti alti, e qua al contrario dalle maglie alte si è trasformato nel punto basso. È normale che quando mi ritrovo adesso il modulo dei punti alti di base vado a fare le 5 catenelle, punto basso tra i punti alti, tra i moduli, e poi vado a fare le mie 5 catenelle, carico, sono qua, vado a fare i moduli alti. Io vi sto facendo semplicemente un esempio, ma voi dovete lavorare in base al vostro progetto. Andiamo a concludere la riga insieme facendo le 5 catenelle. A questo punto vado a fare qui sulla maglia alta, che è quella che ci fa iniziare e finire la riga, un punto basso. Vedete che è la stessa cosa che abbiamo fatto all'inizio della riga. Giro, parto con punto basso da fare sul punto basso, che così ci porta avanti il lavoro. In realtà è semplicemente questo lato qua, cioè questo punto basso qui. Mi alzo con le mie 5 catenelle che mi danno una mano per andare a lavorare sul primo modulo. Allora, questo è il primo, quindi vado a lavorare sulla prima maglia alta. La parte più difficile diciamo che è la prima riga, dopodiché tutto si sviluppa sulla prima riga. 3 e 4, carico, vado a lavorare sulla maglia alta ultima del secondo modulo. Allora, la quinta riga, quindi questa che sto lavorando, e la sesta saranno uguali, identiche. Ci ritroviamo nella settima perché andiamo a ritornare alla prima, ok? Faremo 3 in un modo, 3 in un modo, poi si ritorna alla prima. È molto facile questo punto, se viene avviato bene poi non si ha più difficoltà. Ho concluso anche le altre 3 righe, ora dobbiamo riprendere diciamo la prima riga, cioè in realtà la riprendiamo veramente. È normale che non abbiamo queste catenelle di base ma abbiamo il lavoro già finito. Cambio il colore solo per farvi capire la differenza, ma alla fine voi siete libere di fare ciò che desiderate con il vostro progetto. Ma io lo cambio per farvi capire dove si va a riprendere i punti della prima riga. Qui mi alzo con un punto basso e 2 catenelle che sono in realtà si diventano la mia prima maglia alta. Ora vado a lavorare questo modulo, dove lo vado a lavorare direttamente qui a fianco dove ci sono queste catenelle, e faccio le mie 3 maglie scusate 4 maglie alte, 5 catenelle, e vado tra i moduli, faccio un punto basso, 5 catenelle, carico, qui mi ritrovo le catenelle punto basso che si devono trasformare nelle maglie alte, quindi vado semplicemente a fare i punti alti che sono sempre 4. Ecco perché all'inizio vi ho detto che il 4 e il 5 saranno insomma i numeri che vi andrà a proseguire per tutto il lavoro. Notate? Così facendo con un colore diverso almeno ve ne rendete conto. Queste 6 righe si possono rifare all'infinito finché avete necessità. Se create una maglia, finché avete necessità, è arrivata la misura in cui dovete andare a dividere. Se create un cardigan estivo, lo fate dalla lunghezza che desiderate, così via. Come facciamo a concludere la riga? Semplicemente andiamo qui dove ci sono le catenelle a lavorare i punti alti. Oggi è la giornata in cui rimango sempre incastrata con il filato,
e carichiamo, facciamo il punto alto. Dove lo facciamo? Lo facciamo sul punto basso. Questo punto alto qua si trasforma in punto basso, poi si ritrasforma in punto alto, cioè ce lo troviamo sempre alla fine e all'inizio della riga, che è questo qua. Giro il lavoro, entro, mi alzo con punto basso 2 catenelle, carico, mi ritrovo sul primo modulo che da solo, vi ricordo che andate a lavorare sull'ultimo punto e così via. Ecco. Io vi ho dato un sacco di informazioni. Questo punto, per quanto mi riguarda, è molto versatile, anche perché se abbiamo i punti alti che danno altezza e consistenza, abbiamo i punti bassi che tirano, di conseguenza è un lavoro stabile. Ciò vuol dire che va bene anche per una borsa. È normale che se utilizzate un filato in lana o un cotone molto sensibile, quella borsa si andrà a rovinare nel tempo, ma se andiamo a utilizzare un bel cordino o della raffia, dell'aiuta, che sono filati estivi, questo punto risalta in una maniera magnifica. Pensate, un lavoro di questo genere bianco su una borsa ignuta, risplende veramente. Se avete domande, necessità o qualsiasi cosa, vi ritrovo qui nei commenti, quindi chiedete che vi rispondo. C'è anche la funzione in cui si può rispondere con un vocale, quindi adesso facciamo un po' prima, diciamo, a chiarirci. Poi mi ritrovate sempre sul mio gruppo Facebook, che è aperto a tutti, basta che fate la richiesta. Noi ci ritroveremo anche nelle live, di conseguenza se qualcuno ha proprio necessità di avere più informazioni, modi per contattarmi, diciamo che ci sono. Per qualsiasi altre cose, progetti da fare, eccetera, avete la libertà di scelta, ma se proprio volete un progetto preciso e non sapete da dove si inizia, mi scrivete anche per quello e cercheremo di trovare, insomma, una soluzione comune. Io vi mando un abbraccio, noi ci vediamo al prossimo video progetto o prossima live.